E in inglese è facile, c'è solo un articolo determinativo e solo due articoli indeterminativi. In italiano invece è un po' più complicato. Nonostante questo, non è difficile imparare quando usare ognuno di questi articoli. Guardate questo video per scoprirlo e alla fine trovate un test per mettervi alla prova. Ciao a tutti e benvenuti, sono Mattia di Lingua Franca. Oggi parliamo degli articoli determinativi, il, lo, la, i, gli, le, l'apostrofo, e degli articoli indeterminativi, un, uno, una, un apostrofo. Cominciamo proprio dagli articoli determinativi, che usiamo tutte le volte che stiamo parlando di un oggetto o una persona specifici. In inglese, come dicevamo, è molto semplice. Non importa di chi o cosa stiamo parlando, useremo sempre the. In italiano, però, l'articolo cambia a seconda che si stia parlando di qualcosa di maschile, femminile, singolare o plurale. Vediamo gli esempi di prima in italiano. Il cane, maschile, singolare. Lo zucchero, maschile, singolare. L'odore, maschile, singolare. La sorella, femminile, singolare. L'arte, femminile, singolare. I bambini, maschile, plurale. Gli oggetti, maschile, plurale. Le scrivanie, femminile, plurale. Come vedete, in italiano è leggermente più complicato. Come sempre, il consiglio è di non imparare a memoria tutte le regole, ma di cercare di sviluppare naturalmente l'istinto necessario per sapere, senza doverci pensare troppo, quale sia l'articolo giusto da usare ogni volta. Per scegliere quale articolo usare ci si basa su tre caratteristiche dell'oggetto o della persona di cui stiamo parlando. Il genere, maschile o femminile, il numero, singolare o plurale, e la lettera con cui inizia quella parola. In italiano, come probabilmente già sapete, ci sono due generi, maschile e femminile. Se il nostro nome è femminile, dovremo scegliere tra tre articoli, la, le o l'apostrofo. Useremo la per tutti gli oggetti femminili singolari. La casa, la bambola, la camera. Dobbiamo però ricordarci che se la parola inizia con una vocale, il nostro articolo la si accorcerà diventando l'apostrofo. L'ora, l'amaca, l'energia. All'inizio può sembrare difficile, ma con il tempo vi accorgerete che a volte l'articolo suona male, altre volte suona bene. Se provate a dire, per esempio, la amaca, potete sentire come il suono sia più complicato e strano rispetto a l'amaca. La amaca, l'amaca. Per quanto riguarda le parole femminili plurali, invece useremo sempre l'articolo le. Le case, le ragazze, le opzioni. Questo è tutto ciò che c'è da sapere sugli articoli determinativi femminili. Passiamo ora a quelli maschili. Quando ci troviamo di fronte a una parola maschile, dovremo scegliere tra il, lo, l'apostrofo, i e
gli. Come vedete abbiamo un articolo in più rispetto a quelli femminili, ma non preoccupatevi troppo, vediamo subito come funzionano. Per quanto riguarda le parole singolari, la scelta è tra il, lo e l'apostrofo. Useremo il per tutte le parole singolari maschili che cominciano con una consonante. Il cane, il postino, il fratello. L'articolo l'apostrofo invece va usato per tutte le parole maschili che cominciano con una vocale. L'esperto, l'amore, l'esperimento. L'unica difficoltà aggiuntiva riguarda l'articolo lo, che va usato per tutte le parole che cominciano con la lettera Z o la lettera S, seguita da una consonante. Vediamo alcuni esempi. Lo zaino, lo stupido, lo studente. Fantastico! Per quanto riguarda i maschili plurali, la scelta è tra gli e i. Useremo i per tutte le parole maschili plurali che cominciano con una consonante. I cavalli, i piedi, i metri. L'articolo gli invece va usato per tutte le parole maschili plurali che cominciano con una vocale o con la lettera Z o la S seguita da una consonante, proprio come per lo. Gli amici, gli obiettivi, gli studenti. E con questo finisce la parte sul maschile. Parliamo ora degli articoli indeterminativi. Usiamo un articolo indeterminativo in modo simile all'inglese quando parliamo di un oggetto generico. Per esempio, se diciamo ho visto la casa, vogliamo dire che abbiamo visto quella casa e sappiamo che la persona con cui stiamo parlando conosce la casa in questione. Se invece diciamo ho visto una casa, significa semplicemente che abbiamo visto una casa qualunque. Gli articoli indeterminativi italiani sono un, uno, una e un apostrofo. Per quanto riguarda le parole maschili, useremo un ogni volta che avremmo usato il o l'apostrofo come articolo determinativo. Un cane, un aereo, un oggetto. Useremo invece uno per tutti i casi che avrebbero richiesto lo come articolo determinativo. Uno zaino, uno stile, uno psicologo. Ci sono delle regole più precise per scegliere tra un e uno, ma sono più complicate e trovo che sia molto più semplice decidere basandosi sull'articolo determinativo. Per le parole femminili è più semplice. Useremo una per tutte le parole femminili che iniziano con una consonante. Una piscina, una casa, una strada. Per le parole femminili che iniziano con una vocale useremo un apostrofo, un'arancia, un'amica, un'esperienza. Gli articoli indeterminativi non hanno un vero e proprio plurale. Si può comunque formare in un altro modo e se vi interessa sapere come, ditemelo in un commento e farò un video a riguardo. Se siete pronti, ora vi mostrerò diverse parole. Mettete in pausa il video e provate a decidere quale articolo determinativo usare con ognuna. Quando avete finito, continuate a guardare per la soluzione.
Com'è andata? Le avete indovinate tutte? Se ne avete sbagliate alcune, non preoccupatevi, continuate semplicemente a provarci e vedrete che presto riuscirete a usare tutti gli articoli correttamente. Se il video di oggi vi è piaciuto, un click sul pollice in su sarebbe spettacolare. E dopo che l'avete fatto, vi consiglio di guardare questo video per migliorare ancora di più il vostro italiano. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!